Le opportunità io credo siano molte, nel senso che la montagna è ricca di tutta una serie di risorse, dall'acqua ai boschi, e quindi le opportunità di utilizzare queste risorse ci sono tutte. I rischi che ci possono essere è che queste risorse, o meglio, una parte dei ricavi o la gran parte dei ricavi derivanti da queste risorse non venga riutilizzata sul territorio. Cioè non possiamo pensare che il territorio alpino, come è stato anche nel recente passato, sia solamente utilizzato a fini di speculazione, ma deve essere in qualche modo ripagato di quello che dà alla pianura e alle altre realtà esistenti. Quindi sì, il territorio alpino può dare energia, sulla base di questo può avere delle forti opportunità di sviluppo, però per contro deve avere naturalmente una contropartita di qualche genere, che necessariamente deve essere ripiegata poi sul territorio. Beh, intanto io farei una precisazione. È ovvio che le popolazioni locali, le comunità locali non guardano solo l'aspetto della biodiversità, ma guardano essenzialmente, visto che sul territorio è radicato un forte sentimento di appartenenza alla comunità, guardano soprattutto all'utilizzo del bene acqua. Il bene acqua viene considerato, come dire, anche se dal punto di vista normativo non è corretto, ma viene considerato come un patrimonio delle comunità della montagna, e quindi soprattutto per questo si vede con diffidenza l'utilizzo dell'acqua, e quindi è più che altro una questione di principio. La soluzione che si deve trovare è un coniugare le necessità di soddisfare le necessità di energia che il paese ha con, ripeto, come ho detto prima, con una ricaduta importante sul territorio, che permetta poi evidentemente alle popolazioni interessate dalla realizzazione di questi impianti di poter vivere meglio rispetto a quanto vivono in questo momento, che non significa un mero contributo, significa utilizzare gli introiti per poter realizzare infrastrutture, per poter dare lavoro e dare nuovi servizi. Beh, io voglio intanto ringraziare la Regione per aver scelto la Val di Zoldo come caso pilota. È ovvio che i risultati di questo studio ci possono interessare moltissimo, perché comunque quando si parte con una nuova iniziativa, sia essa biomasse sia essa una centralina idroelettrica, evidentemente per tutta una serie di limiti che abbiamo anche noi amministratori non sempre si riescono a cogliere, come dire, tutti i vantaggi, le opportunità, gli svantaggi e le ricadute che essa poi può avere direttamente sul territorio. Quindi quello che noi ci aspettiamo è che poi questo studio, che dovrebbe servire da aiuto alle amministrazioni per valutare se poi questi impianti hanno una buona ricaduta o meno, credo sia importantissimo, perché un domani ci permette di fare evidentemente scelte più sensate, sia per difendere la biodiversità, sia per difendere il territorio, sia per fare delle scelte che siano oculate, che ci permettano di dare maggiori risorse e migliori servizi ai nostri cittadini.